Buongiorno, siamo appena usciti dall'appartamento. Fa freddo, ecco, fa freddo, c'è un po' di aria. Stanotte a dormire fino alle 3, un caldo terrificante, ho dormito pochissimo, alle 3:20 ero a guardare fuori dalla finestra. Poi ha iniziato un po' a piovere, un po' tanto, e si è un po' rinfrescato, entrava l'aria in camera, quindi si stava abbastanza bene. Allora, stamattina sono già le 10 perché è piovuto fino a mezz'ora fa e quindi non potevamo far nulla. Il programma di oggi è andare al lago di Bled, stare lì fino alle 2, massimo alle 3, in modo tale che andiamo via proprio a metà giornata quando la gente non va via, se no andiamo a coda. E poi andiamo a vedere una cascata e la cappella russa sul passo del Vršić o in italiano passo della Mojstrokka. Siamo in un paese non meglio specificato a 500 metri dalla nostra casa, no, forse 1 chilometro. C'è un Despar, vediamo un po' cosa vendono e a che prezzi. E poi ha il simbolo della Despar, ma si chiama tipo Orehet Spar. Oggi vi parlo un po' della lingua e della cultura slovena. Partiamo dalla lingua, che appartiene al gruppo delle lingue slave meridionali e si stima che sia parlata da circa 2,5 milioni di persone, principalmente in Slovenia, ma anche nelle comunità slovene presenti in Italia, Austria e Ungheria. Utilizza l'alfabeto latino con 25 lettere. A livello grammaticale presenta un sistema complesso con 7 case grammaticali, 3 generi, maschile, femminile, neutro, e 2 numeri, singolare e plurale. La lingua slovena vanta una notevole ricchezza dialettale, suddivisa in 7 gruppi principali, che possono presentare differenze significative. Vero riso italiano, mazza santissimo, prenderei il riso Ribe io. La sua evoluzione risale al IX secolo, con i primi testi in slavo antico, mentre lo sloveno moderno si è sviluppato a partire dal XVI secolo. La vicinanza con popolazioni di origine linguistica diversa, veneti, friulani, tedeschi, ungheresi, croati, ha influenzato il suo vocabolario e la sua fonetica. Latte, uova, care. La carta che asciuga tutto costa di meno di quella che non asciuga tutto. Interessante. Il camion diventa un po'. Prenda un po' se noi ce la facciamo. Con le scarpette capiamo. Qui siamo al camping Sove, che è poco meno di 3 km dal lago e inizia la coda. Adesso vedremo di parcheggiare da qualche parte, farla a piedi. Più o meno ci vuole lo stesso tempo. Allora, ci siamo parcheggiati al parcheggio 2042. Siamo poco fuori dall'inizio del paese di Bled, siamo a 2 km più o meno dall'inizio della camminata. È il parcheggio, uno dei parcheggi più lontani, costa 1,90 € all'ora. Si paga solo con Easy Park, quindi dovete mettere i dati della targa, i dati della carta, dove è immatricolato il veicolo, mettete l'ora a cui andate via e poi quando arrivate alla macchina fate termina e lui vi addebita la somma. Se state di più vi fa pagare di più, se state di meno vi fa pagare di meno. Diciamo che arrivare qua è un po' complicato, perché per arrivare sia da Kranjska che da Bohinj c'è una sola strada, quindi quando è trafficata è trafficata. È trafficata pure stamattina che sono le 11 e fa brutto, quindi figuratevi nei giorni tipo a Ferragosto se fa bello. Di posto ce n'è abbastanza, comunque ci sono diversi parcheggi, non tantissimissimi posti, ma comunque qualche migliaio di macchine ci sta tranquillamente, però ecco, bisogna riuscire ad arrivare al mattino presto per non trovare traffico e andare via alle tipo alle 5, quando perché tutti vanno via dopo, bisogna andare tipo alle 6, andare via tipo alle 4, alle 5, quando la gente non va via. La strada principale è là, da quella rotonda lì, voi girate a destra, in direzione qua c'è un supermercato e vedete che comunque è ben segnato il parcheggio e poi qua li vedete. Ecco, qua in centro sono 3 € all'ora il parcheggio, 2 € invece tra le 22 e le 8. Quindi parcheggiatevi là dietro che risparmiate 1,10 € all'ora. Qui c'è il Park Hotel dove potete partire con la Pletna per andare sull'isola di Bled. Ed è anche dove hanno inventato la Kremsnita, cioè qua al Park Hotel lavorava l'inventore della Kremsnita, che tra l'altro è ancora vivo, che lavora ancora qua, che è una crema, una torta speciale di Bled. Eccola qua, vedete, c'è pure la foto. Noi la mangeremo da un'altra parte penso, perché qua sotto secondo me
è buona ma è troppo turistica, secondo me costa troppo caro. C'è il bob estivo. Qua è pieno di hotel molto economici secondo me. Qui ci sono le ninfee. Qua di qua si parte per andare al castello. Comunque io al castello ho letto degli articoli che consigliano di non andare, perché punto numero A, non c'è la vista vera sul lago di Bled, perché quella è da Ostrika e Mala Osognica, che è dietro l'isola di Bled. Si parte da un punto, si va su, un'ora ci va per salire su. Andare al castello, non c'è la vista bella, cioè è bella ma non come da là, e si paga 5 euro mi pare per entrare solo nel giardino, e poi c'è così di gente, là sopra c'è molta meno gente. Ecco, è tipo lassù la vista, e tra l'altro vedete pure la chiesa da davanti, quindi è più bello. Qui c'è il treno che va a fare il giro del lago, non oso immaginare neanche quanto possa costare. Villa Zlatorok. Ah, che potete fare il giro in barca per l'isola. Entriamo un attimo qua in questo complesso Velaschi Center Bled o cosa del genere. Se vediamo bene la vista sul lago. Le origini del lago di Bled sono sia geologiche che leggendarie. Dal punto di vista geologico, il lago è di origine glaciale e tettonica, formatosi alla fine dell'ultima era glaciale. Ha una lunghezza di circa 2120 metri, una larghezza di 1380 metri e una profondità massima di 30,6 metri. Secondo una delle leggende più famose, dove oggi si trova il lago, un tempo c'era una valle con un'isola, rocciosa al centro, dove le fate danzavano. I pastori locali portavano i loro greggi a pascolare in questa valle, ma le pecore sporcavano il prato e disturbavano le fate. Nonostante gli avvertimenti, i pastori non diedero ascolto. Le fate, infuriate, inondarono la valle con le acque delle montagne, creando il lago e lasciando emergere solo l'isola rocciosa, così che potessero danzarvi indisturbate. A dominare il lago c'è il suo castello, che si erge su una scogliera alta 130 metri a picco sul lago, ed è il più antico castello della Slovenia. La sua storia inizia nel 1011, quando l'imperatore tedesco Enrico II lo donò ai vescovi di Bressanone. Il castello ha subito gravi danni a causa del terremoto nel 1511, ma è stato ricostruito e ha acquisito la sua forma attuale. Nel corso dei secoli ha cambiato proprietari, passando sotto il dominio degli Asburgo nel 1278 e successivamente tornando allo stato sloveno. All'interno si trovano un museo che racconta la storia della regione, una stamperia storica, una cantina e una cappella gotica dedicata ai vescovi, Sant'Albuino e Sant'Ingenuino. Guardate qua le Pletna, le barche che praticamente vi portano fino all'isola di Bled. Partono dal Park Hotel, da là in fondo, di qua, e sicuramente partiranno anche di là. Questi sono i costi e gli orari della Pletna che parte dal Park Hotel. Una nota di riferimento così sulle truffe slovene: se voi volete fare tutto quello di bello che c'è da fare a Bled, ci lasciate come minimo 100 euro a persona. Sono 1,90 euro come minimo di parcheggio, poi si arriva a 3 o anche a 6 euro. Poi bisogna pagare 18 euro per salire al castello, 15 euro per usare la barca andata e ritorno per andare sull'isola, e sull'isola devo pagare pure 6 euro per vedermi quella chiesa di merda che è uguale a tutte le altre nel mondo. Quindi capite bene che poi non è che siete molto invogliati a vedere quello che c'è a Bled. Tipo noi abbiamo fatto benissimo che saltare qualunque tipo di cosa e fregarcene altamente. Abbiamo pagato solamente il parcheggio, perché sinceramente di pagare 100 euro per vedere due cavolate sull'isola e al lago anche no. Comunque lì c'è un parcheggio 6 euro all'ora, infatti è mezzo vuoto. Ci andiamo qua a mangiare. Comunque oggi c'è veramente pochissima gente. È vero, fa brutto, però si sta bene, perché quando fa troppo caldo, quando fa bruttissimo, oggi è la giornata perfetta. Comunque non c'è nebbia, si vede quasi tutto. Poi certo le montagne non si vedono, ma pazienza, ne faremo una ragione. Pausa pranzo finita, ora siamo a metà strada, ripartiamo, sono quasi le 2. Su di qua parte la camminata verso Ostrika e Mala Osognica per andare a vedere la vista del lago di Bled dall'alto. E visto che ci va 20 minuti per andare all'Ostrika, almeno lì andiamo. Poi se abbiamo ancora voglia andiamo anche alla Mala, ma almeno lì andiamo. Il sentiero è così nel bosco, già tra l'altro ha piovuto, quindi Bravo. e infatti stavo per scivolato lui. Insomma, bisogna fare attenzione se piove.
è appena piovuto. Allora di qua c'è Ostrica a 3 minuti, invece di là si arriva alla Male Velica Osonica. Facciamo prima questa che dura mezz'oretta, poi a tornare indietro facciamo questa. Mala è quella più piccola con almeno con la vista più brutta, la Velica è quella con la vista più bella, teoricamente. Allora qui c'è la deviazione, di là si va alla Velica, di là si va alla Mala. Iniziando alla Velica, poi vediamo se abbiamo ancora voglia facciamo anche la Mala, ci sono 10 minuti, invece per la Velica un quarto d'ora. Qui c'è una deviazione, di là la fate con più calma, arrivate di là 10 minuti, di qua sale di più 5 minuti però. Pieno di gente. Ma là c'è un ristorante, una chiesa e un supermercato. Il villaggio dei villager. Madonna, ma è grosso, in tutto questo posto qui non c'era posto dormire. Che co? Mamma, mamma, no, va. Oh. Che sfigati essere che sfigati vivere lì. Ah, no, io eravamo lì sotto. Che sfigati essere. Bello, merita farla sicuramente, invece che andare a quel cazzo di castello, spendere 10 euro per salire, testa, molto meglio venire qua, certo. Non è proprio come andare al castello, perché bisogna essere un minimo pronti per camminare, però è abbastanza semplice, cioè 45 minuti arrivate su, prendendosela molto con calma, ce la fa quasi chiunque. Un'ora e mezza se non avete proprio problemi, ma ce la fate. Adesso non andiamo più alla Mala, tanto la vista da qua è bellissima, andiamo a Ostrika. Eccoci qua, qua ci sono 5 minuti da fare e lì sopra ci sono delle persone. Guardate qua, c'è posto per tenersi, comunque qua si scivola, quindi con scarpe non idonee, con terreni così scivolosi, se sarà piovuto da poco, io non la farei. Allora di qua è bello, per cui se avete problemi a camminare potete fermare tranquillamente qua. Però la sua è molto più bella, un'altra vista c'è. Quindi l'acqua di un colore diverso secondo me, è tipo il fiume. Adesso vediamo se scendiamo, la vediamo di un colore diverso. Ora torniamo giù, penso che un quarto d'ora arriveremo, se non ci ammazziamo prima. Il problema sono le scarpe che sono tutte sporche, perché in realtà scendere non sarebbe neanche difficile, ma con scarpe sporche sulle pietre scivoli che è un piacere. Qui vedo solo gente in difficoltà, compreso mio padre, compreso io. Qui chissà quanta gente ci pianta dei voli, però non ho ancora visto segni di culate per terra. Ah, qui passa proprio la camminata di fianco al lago, fighissimo. L'isola al centro del lago è il simbolo più iconico di Bled e ha una storia che risale ai tempi pre-cristiani. Reperti archeologici testimoniano che anticamente sull'isola sorgeva un tempio dedicato alla dea slava dell'amore, Ziva. Oggi l'isola ospita la chiesa dell'Assunzione di Maria, costruita nel XVII secolo, dopo che la precedente chiesa gotica era stata distrutta da un terremoto. Si parte anche di qui se volete per Male Velica. Questa qui è un'area naturale protetta perché ci sono dei pesci, animali particolari lì, infatti penso che se fate il bagno qua vi arrestano per sempre, perché se sei come in Italia fate qualunque cosa nelle aree naturali protette, minchia, criminali atroci. La chiesa è famosa per la sua scalinata di 99 gradini e soprattutto per la campana dei desideri, la cui leggenda narra che nel XVI secolo una giovane e inconsolabile vedova di nome Polissena vivesse nel castello di Bled. Suo marito era stato ucciso e il suo corpo era stato gettato nel lago. Per onorare la sua memoria, la donna raccolse tutti i suoi gioielli d'oro e d'argento per far fondere una campana da donare alla cappella sull'isola. Tuttavia, una tempesta fece affondare la barca che la trasportava, portando con sé la campana e i marinai. La leggenda vuole che nelle notti serene i rintocchi della campana si sentano ancora provenire dalle profondità del lago. La vedova, affranta, vendette tutti i suoi beni e si ritirò in un convento a Roma. Commosso dalla sua storia, Papa Clemente VII fece forgiare una nuova campana che venne parata sull'isola. Si dice che chiunque suoni questa campana per 3 volte, esprimendo un desiderio, lo vedrà avverarsi. Guardate qua la differenza, qua l'acqua è azzurrissima, guardate qua quanto è azzurra. Poi è bellissima l'acqua, sembra tipo le Maldive o le Filippine. Quanto cacchio è bella l'acqua qua. Qui c'è un hotel, sarà 1 stella e mezza, una roba così. Qui potete affittare, credo, delle barche. Sì, potete affittare le
motoretti anche piccole, le canoe. Ora non c'è traffico sulla strada, Comunque ho toccato l'acqua, è calda come il mare, si può fare tranquillamente il bagno. E qua siamo tornati all'Hotel Park. Il giro è durato poco più di 10 km. Ci abbiamo messo 3 ore e mezza a farlo, ma perché poi comunque sono andati molto lenti all'inizio, molto lenti alla fine. Non ho contato la pausa pranzo, però insomma, si può fare anche in molto meno. Comunque l'Hotel Park fa bene alla cremsita, ma insomma secondo me costa cara. C'è un'altra pasticceria che la fa, che però è dalla chiesa, quindi ci fanno altri un quarto d'ora, non abbiamo voglia, e allora ne prendiamo una qua sulla strada, tanto più o meno cambia niente, sempre buona. La proviamo a prendere qua, Janko in Metka, 6,60 €, però è bella capiente, cioè è bella grossa. Ok, ora qua giriamo a sinistra, poi là in fondo a destra e arriviamo al parcheggio. È comodissima l'app perché praticamente scade il parcheggio dalle 4:30, sono le 5:15, e tu ogni 5 minuti l'app prima che scada, 10 minuti prima ti avvisa l'app e tu puoi dire termina se stai arrivando, oppure aumenta la durata e puoi mettere finché vuoi. Lui ti addebita i soldi e poi quando arrivi là puoi terminare, ti toglie quello che resta. Comunque la cremsita molto buona, 6,60 €, che per quello che ti danno, che è una roba enorme, è abbastanza poco. È l'unica cosa oltre alla birra che costa poco, perché la birra costava 4,20 € la mezzo litro, è più buona di quella tipo l'Icnusa, perché l'Icnusa ormai è dell'Heineken, quindi è industriale, e costa molto meno che in Italia, solo quello. Poi tipo caffè tantissimo, l'acqua non capisco come mai costa una roba folle, la Coca-Cola 3,30 € va bene. Comunque adesso noi andiamo verso casa, sono le 5:20, 5:15 adesso, andiamo quindi verso casa. Da lì faremo una tappa vicino a casa nostra, a 10 minuti da casa nostra, a una cappella russa, Ruskian Chapel o qualcosa del genere, che si trova sulla strada per il passo della Moistrocca, e poi torneremo a casa. Poi andate qua su Termina sosta terminata, perfetto. Mi ha speso 9,87 € e niente, questo è, sono stati 5 ore e 11 minuti e qui avete pagato. Se andate via prima dell'orario di scadenza, lui vi addebita dei soldi, cioè vi toglie i soldi e ve li mette, diciamo, sul conto, e per il prossimo parcheggio che dovete pagare ve li scala da lì, quindi pagate, mettete che dovete 7 € di credito e voi pagate solamente 3 € il parcheggio se lo pagate 10 € per esempio. C'è sempre traffico a venire, c'è sempre traffico. Passiamo alla cultura. Le tracce di insediamenti risalgono a decine di migliaia di anni fa. La Slovenia possiede un patrimonio culturale variegato, con castelli, chiese, monasteri, musei e gallerie che narrano la sua storia millenaria. Manufatti antichi, come il flauto più antico del mondo, testimoniano una storia profonda. Architetti di fama come Mats Fabiani e Josep Plečnik hanno lasciato un segno indelebile nell'architettura slovena ed europea. La scena musicale slovena spazia dai generi classici alle melodie popolari, come quelle dei fratelli Avsenik, fino alla musica elettronica contemporanea. Il folklore e le danze tradizionali sono parte integrante delle celebrazioni. La letteratura slovena ha avuto momenti di grande splendore, con figure come Ivan Cankar e Franz Prešeren, considerati il poeta nazionale, e infatti la giornata della cultura, che è una festa nazionale, è celebrata l'8 febbraio, ovvero il giorno della morte di Prešeren. Le tradizioni slovene sono vivaci e legate ai cicli stagionali e religiosi. Tra le più note vi sono il carnevale di Ptuj, Kurentovanje, la festa di San Martino, fine della vendemmia, la notte di San Giovanni, con falò, e la festa del vino. La vita rurale è ancora profondamente legata alla natura, come dimostra la festa della transumanza.
La cucina slovena è un connubio di sapori tradizionali e influenze regionali. Il vino gioca un ruolo importante, con regioni vinicole rinomate come la Primorska e il Podravje. La birra e la grappa sono altre bevande tipiche. Quello lì è il monte Triglav o Tricorn in Con della italiano, che è a 2800 metri ed è il monte più alto della Slovenia. Proprio sotto alla cappella russa che è lì c'è questo parcheggio poco ampio, però comunque ci stai. C'è anche posto lì lungo la strada, chiaramente gratis, è sul passo di montagna. Il passo del Frice dovrebbe essere là dietro, tu se scendi vai tipo nella valle di Tolmino, dove eravamo noi, nella valle di Bovek dove eravamo noi gli altri giorni. E questa qui è la cappella russa, siamo a 1000 metri di altitudine più o meno. Comunque durante la prima guerra mondiale divenne fondamentale costruire, diciamo, una strada che collegasse la valle di Kranjska Gora qui sotto alla valle di Bovek dell'Isonzo dall'altra parte. I prigionieri russi che vennero catturati vennero portati qua a costruire questa strada, quindi da Kranjska Gora al passo della Moistrovka, diciamo in italiano, lassù, è stata costruita dai russi tutta la strada. E quando, non so, nelle pause per esempio, loro costruivano questa cappella e ci hanno messo un po', è piccolina sì, e hanno costruito questa cappella russa che è di, diciamo, credo, religione ortodossa. E poi in loro ricordo ci sono stati 2 cimiteri, uno sotto al rifugio Eravcevac Koza e uno proprio accanto, adesso vediamo se lo troviamo, alla cappella. Qui tra l'altro penso che ci sia stata una commemorazione da poco, perché tutti i fiori nuovi, c'è la bandiera della Russia, vedete cosa c'è scritto qua? Društvo Slovenia Russia, non so cosa vuol dire društvo. Poi c'è scritto qualcosa in cirillico. Monumento, vedete, Sinam Rossiya, è tipo il monumento per i morti russi. Comunque ci sono delle panchine, quindi voleste fare un picnic, qua è ottimo perché è molto umido, quindi quando comunque c'è caldo ci sono comunque i boschi che riparano, bello bello, non fa fresco, si sta bene, però penso che qua quando fa molto caldo, tipo giù, qua penso sia ottimo. Ecco, vedete, questa qua è la squadra completa. Nel 15, nel 15 il comando austro-ungarico decide di erigere in questi luoghi un campo di concentramento per i prigionieri di guerra che dovessero costruire la strada per l'accesso al passo del Frice. I prigionieri erano per la maggior parte russi. Nel 2006 la strada è stata chiamata in loro onore la strada russa e la cappella, le tombe, i resti delle baracche e la funivia di trasporto sono oggi uno dei monumenti più importanti della prima guerra mondiale. Purtroppo c'è la nebbia e si vede pochissimo, ma quello lì comunque è il monte Triglav. Si può scalare, fanno 7 ore di camminata comunque. Noi ora torniamo all'appartamento. Mamma! Scusa, io quanti metri di dislivello avevo fatto quando avevo fatto quella camminata? Ma già si gioca bene a te. Sì, qua non ce ne sono di pistaci. Eccoci, ora facciamo una bella doccia e poi andremo a mangiare. Oggi andiamo a mangiare lì, al Magic Story, un ristorante a tema Harry Potter. Sperando che ci sia posto, perché già sono le 8:15, è già tardi. Scusa a tema Harry Potter, che io non l'ho mai visto, sarò l'unico nella storia, ma sì. Ma facciamo un giro fuori perché è interessante qui. Questa roba che sembra di Halloween. Io ho ordinato un panino che non so neanche cosa c'è dentro, perché sì, è scritto in italiano ma non ho capito lo stesso. Sarà una roba mega complicata, 15 euro. Ci sta. Cioè pensavo molto peggio sinceramente qui. Anche perché non è un panino di pollo o di salsicce, è un panino molto più complesso. Guardate qua che bella questa macchina.
scalda più ghiaccio e si forma il vapore. Guardate qua che figata. Sì, ma c'è. Questo qui è il dolce, Sono uguali. diciamo, a sorpresa che ti fanno al giorno. Questo qui invece è una mousse di miele, di qualcosa. E rieccoci 68. a casa. Stasera fa freddo, cioè proprio freddo, non è fresco, no, proprio stasera fa freddo, appunto. 98 euro abbiamo speso per mangiare 2 panini e prezzi altissimi. Però neanche poi così tanto, cioè alla fine sono 15 euro panini, ma panini molto complicati, per cui ci sta. 8 euro gli gnocchi di mio fratello, quello che costava 14 euro il goulash di mio padre, quello che costava caro era il dolce, 8 euro e 7,50 euro l'altro, però era tutto buonissimo, cioè veramente da mangiare, spaziale, buonissimo. Se avete qualche soldo da spendere potete venire. Noi ci vediamo domani, ciao a tutti da Vlog.